Vagando alla ricerca di tesori nascosti, ci imbattiamo nella piccola chiesa di Sant'Eusebio in Cologne. Le sue prime testimonianze sono da ricercarsi nella vasta area di sepoltura risalente al II secolo a.C. nella quale sorge, come mostrano i numerosi reperti archeologici ritrovati in questa zona ed ora conservati per la maggior parte al Museo di Santa Giulia di Brescia. Ulteriore testimonianza del periodo romano è sicuramente la preziosa ara, conservata presso il presbiterio. L'ara, recuperata dalla facciata nord dell'antica chiesa, fungeva probabilmente da altare per l'esecuzione di riti pagani, quali sacrifici agli dei o ad antenati defunti. L'oggetto sacro, in buone condizioni di conservazione, si costituisce di un parallelepipedo posto su una base. L'unica decorazione al di là della sottile cornice è rappresentata da 3 piccoli calici scolpiti in rilievo. Su di essi si aprono delle piccole nicchie. Quella centrale penetra all'interno della pietra, rappresentando il luogo cavo dove ardeva il fuoco che sempre accompagnava questi riti. Prima testimonianza documentale della presenza di questa chiesa è senz'ombra di dubbio l'atto datato 10 maggio 795, rogata alla Basilicam Sancti Xebi in Monte Orfano. Ci troviamo pertanto appena dopo la fine del Regno Longobardo. Questo periodo non è casuale, infatti il culto di Sant'Eusebio, titolare della chiesa e così inusuale nel bresciano, fu lungamente venerato dal cristianesimo antico in quei luoghi dove i Longobardi solevano adunarsi per svolgere i loro culti, affinché questo santo costituisse una remora dal praticarvi quei riti. Ad avvallare tale documento vi sono dei resti di piena età longobarda al di sopra del portone laterale della piccola basilica, tra i quali il più significativo è la lastra di Pluteo, di 60 x 60 cm, riportante in sottile rilievo una corona di foglie lanceolate disposte in senso orario. Entro di essa si pongono una serie di rami con le medesime foglie, convergenti in senso opposto ad un fiore a 6 petali. Ornano la lastra, forse in pietra di sarnico, 2 rondini ad ali spiegate e altri motivi vegetali. Successivamente la chiesa assunse la principale funzione di pubblica beneficenza per quegli enti monastici primitivi che erano stati devastati dai barbari. Nell'ottobre del 1272 la piccola chiesa di Sant'Eusebio fu scenario della firma dell'importante trattato di pace quinquennale tra i Della Torre, sostenitori dei Ghibellini, e Alberto Fontana, vicario di Carlo d'Angiò, a Brescia sostenitore dei Guelfi. Secondo le cronache del tempo, fu Papa Gregorio X ad inviare in questo luogo l'arcivescovo d'Aix affinché ponesse pace alla lunga contesa fra i bresciani e i Della Torre. Il trattato sancì una concordia per la quale dovemmo ai torriani come compenso del loro esilio la somma di 6.300 lire imperiali, ma 150 ghibellini obbligati all'esilio e le fortezze già tenute da questi o dai torriani, restituite al vicario o dal re, dovevano bentosto rendere inefficace quel povero componimento. Nei secoli la chiesa fu abbandonata e lasciata diroccata per lungo tempo. Poi, su richiesta del vescovo di Brescia nel 1662, fu ricostruita. Al di sopra dell'architrave dell'originario portone d'accesso si legge ancora oggi in latino la seguente iscrizione: Gli abitanti di Cologne, a seguito del decreto della visita dell'eminente cardinale vescovo di Brescia Ottoboni, si premurarono di ricostruire questo tempio di Sant'Eusebio, diroccato dall'antichità dei tempi. Nei primi anni del 1800, la chiesa fu adibita a cappella del nuovo Camposanto, dopo la soppressione napoleonica dei suoi beni, anche a seguito dell'editto di Saint-Cloud del 1804. Nel 1919 si progettò l'ampliamento del vecchio cimitero, mettendo conseguentemente mano anche alla sua cappella. Furono gli ingegneri Andrea Cassa e Damiani di Brescia a procedere con la demolizione dell'abside romanica, creandovi la facciata attuale in graniglia di cemento. Provvidero inoltre a chiudere l'entrata della precedente facciata, che conserva ancora tracce di decorazioni, il finestrone centrale, oltre al cornicione dell'antico portale. Nello stesso anno si trasformò anche l'interno, ad unica navata coperta da una volta a botte lunettata, ponendovi il meraviglioso altare in legno del crocefisso. Lungo le pareti laterali del presbiterio si pongono numerose lapidi, alcune delle quali ottocentesche.
che ricordano vescovi, sacerdoti e cittadini benemeriti colognesi. Grande emozione ci assale percorrendo questo luogo che ha incontrato nella sua storia tali vicissitudini e traguardi. Un altro tesoro entra a far parte del nostro bagaglio di viaggio. È ora di ripartire.